Guardate questo disco. Se pensate di poter fare la stessa cosa con i giochi acquistati dal 2028 in poi, vi sbagliate di grosso. Il 1 luglio 2026 rimarrà nella storia come il giorno in cui Sony ha firmato la condanna a morte del formato fisico. L'annuncio ufficiale è arrivato come un fulmine a ciel sereno. Da gennaio 2028 PlayStation smetterà di produrre dischi fisici. Si parla solo dei nuovi giochi da 2028 in poi e quindi questo vuol dire niente dischi da collezionare, da prestare o da rivendere come giochi usati. Ma quello che è successo nelle ultime 3 settimane con proteste globali, petizioni disperate e una risposta gelida dell'Unione Europea a Stop Killing Game ci fa capire che la trappola del digitale è ormai scattata. E noi purtroppo ci siamo dentro. Ciao a tutti gamers, oggi smontiamo la notizia più devastante degli ultimi anni. Non parleremo solo del comunicato di Sony, ma anche le conseguenze sulle nostre tasche, sui negozi di videogiochi e sulla preservazione storica di questo mercato. Sony si è giustificata dicendo che si tratta di una transizione naturale. I dati d'altronde parlano chiaro. Se nel 2013 solo il 13% dei giochi console veniva acquistato in digitale, oggi a livello globale l'85% delle vendite su PlayStation è interamente digitale. Ma c'è un paradosso gigante che riguarda noi italiani. Secondo l'ultimo rapporto di Idea, in Italia il mercato fisico pesa ancora per il 41% del totale. E quindi quasi la metà dei videogiocatori italiani compra ancora fisico, a discapito di quello che vogliono imporci queste multinazionali. Ma perché questa fretta di uccidere il retail? La risposta è semplice: controllo totale dei prezzi e dei tuoi diritti. Quando compri un gioco in digitale, i termini di servizio che accetti senza leggere dicono chiaramente che non stai acquistando il gioco, ma una licenza d'uso revocabile. Se domani il publisher perde i diritti di una colonna sonora, ad esempio, o se decide che tenere accesi i server costa troppo, quel gioco potrebbe sparire dalla tua libreria. E tu non puoi fare caso a nessuno perché ce l'avevi scritto sul contratto, tu hai accettato, cosa vuoi fare? La community ha reagito immediatamente. Il retailer PNP Games ha lanciato una petizione su change.org chiamata Don't Kill the Disc, che ha superato le 240.000 firme in pochissimi giorni. I negozianti o i distributori sono terrorizzati perché questa proposta potrebbe cancellare migliaia di posti di lavoro o distruggere completamente il mercato dell'usato. E il timore più grande si chiama GTA 6. Con il lancio ormai alle porte, con l'edizione fisica che non ha un disco al suo interno, si fa sempre più concreta l'ipotesi di vedere nei negozi solo scatole di plastica vuote con dentro un pezzo di carta e un codice di download riscattabile per tutti i futuri giochi. Pagare 80 o 100 euro per un pezzo di plastica vuoto che potrebbe sparire da un giorno all'altro dalle vostre librerie digitali non sembra proprio il futuro del collezionismo che tutti noi vogliamo. Parliamoci chiaro, la morte programmata dei giochi è una piaga che attraversa l'intera industria, che la sta già attraversando. Abbiamo puntato il dito contro EA quando ha chiuso i server dei giochi di sport o quando il 12 gennaio di quest'anno ha chiuso definitivamente i server di Anthem, trasformando un gioco da 70 euro in un fermacarte proprio come questo, ma la verità è che si tratta di una prassi comune ormai. Ricordate il terremoto scatenato da Ubisoft con il primo The Crew? Trattandosi di un titolo always online, lo spegnimento dei server ha ucciso anche la campagna principale che molti giocavano in singolo. Non contenti, hanno revocato le licenze d'uso direttamente dagli account degli utenti, cancellando di fatto il gioco dalle loro librerie digitali. E se pensate che Sony sia stata diversa, vi ricordo che insieme all'annuncio del taglio dei dischi fisici ha ufficializzato la data di morte degli store di PlayStation 3 e PlayStation Vita, chiusura definitiva questo luglio 2027. Molti di noi speravano che le autorità antitrust e la politica fermassero questa deriva monopolistica. Alla fine c'è stata anche l'iniziativa europea Stop Destroying Games, parte del movimento globale Stop Killing Games, che aveva raccolto in Europa, mi sembra, 1,3 milioni di firme, ma pochi giorni fa è arrivata la doccia fredda. Il commissario europeo Michael McGrath ha risposto ufficialmente dicendo che l'UE non può fare nulla. Cito testualmente: è una questione di libertà contrattuale e commerciale. In parole povere, se Sony decide di non stampare più dischi, la legge non può obbligarla a farlo. L'unica cosa che la Commissione europea può fare è redigere un blando codice di condotta, tra l'altro non vincolante, per gestire il fine ciclo vita dei giochi.
il che significa che siamo ufficialmente da soli. Senza il formato fisico il PlayStation Store diventa effettivamente un monopolio, niente grandi sconti dalla grande distribuzione. Se Sony decide che un gioco costa 70 euro, lo pagate 70 euro e non avete altra opzione. Se decidono anche di venderti un gioco vecchio di 5-10 anni a prezzo pieno, possono continuamente farlo. Non potete comprarlo usato, non potete trovarlo con degli altri sconti perché si trova solo sul PlayStation Store, e questo significa che noi non avremo più scelte come consumatori. E ancora peggio, se domani Sony decide di rimuovere un gioco dai server perché ad esempio non ha più le licenze delle musiche di questo gioco, come è successo con i film di Studio Canal che erano stati acquistati su PlayStation Store e poi rimossi in alcuni paesi, ecco che perdiamo proprio accesso a questo gioco che abbiamo acquistato, ma in realtà di cui abbiamo acquistato solo la licenza. Spero solo che in futuro alcune autorità antitrust forzino di integrare all'interno del proprio ecosistema anche store terze parti, almeno per i giochi terze parti, non dico per i giochi di PlayStation, dei PlayStation Studios, ma almeno per i giochi terze parti. Tutto questo mi ha portato a una riflessione. Perché sono così incazzato con Sony e con le multinazionali che vogliono imporci il solo digitale? Perché non sono contro il digitale, altrimenti non sarei qua che faccio video su YouTube, ma sono contro il solo digitale. Il formato fisico non era solo una scatola, era la nostra assicurazione, era il diritto di possedere davvero ciò che compriamo, di prestare un gioco ad un amico, di trovarlo scontato al supermercato, di conservarlo per i nostri figli o per i nostri amici. Sony ci sta dicendo che tutto questo non serve più. Non possiamo fidarci di loro, il digitale è l'unico futuro possibile, ma se anche l'Unione Europea non ci protegge, se i negozianti chiudono e se la proprietà privata si trasforma in un noleggio a tempo determinato, ditemi voi che cosa ci resta. Perché non è una questione di essere pigri, di non voler alzarci dal divano e mettere dentro un nuovo disco, di andare in un negozio a comprare il disco, non è quello, è una questione di diritti. Insomma gamers, il 2028 è dietro l'angolo, la PlayStation 6 probabilmente arriverà senza l'opzione con disco e tutto sarà solo ed esclusivamente digitale sulla nuova console. Ci stanno imponendo di scambiare la nostra indipendenza da videogiocatori per la comodità immediata, vendendocela come un bene. Ma per fortuna la community ha ancora una voce. Fatemi sapere cosa farete voi al lancio di PlayStation 6. Vi abbandonerete al ricatto digitale? Passerete a un'altra piattaforma o al PC dove c'è almeno un po' più scelta? O proverete a lamentarvi un po', ma tanto sapete che non c'è niente da fare? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti, che vi leggo tutti. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e accendete le notifiche, e come al solito ci vediamo alla prossima. Ciao gamers!